Siamo qui per Mia. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la vedo. È lei. Ed è dietro a un bancone. Davanti al bancone è come se passassero. C'è una fila di persone con una persona davanti a lei. E lei è come se controllasse dei fogli che queste persone le consegnano. No? Ognuno come se ognuno avesse la propria cartellina, ok? E lei guarda la persona, guarda quello che c'è scritto sulla persona e dice sì, va bene, ok, e le fa passare, no? Quasi come se prima di approvare qualcuno, mm, Mhm. come se dovesse controllarlo. Ti dà l'autorizzazione? Mhm. Come? Sì, dice come faccio a buttare via queste cartelle? Perché le vuole buttare via? Perché vede che mi dice questo bancone e queste cartelle sono la separazione tra me e gli altri Mhm. e quindi vorrebbe buttare via tutto per poter entrare in relazione con le persone direttamente senza dover passare da qualcosa di esterno a lei, ecco. Dice, no? Cioè, la cosa evidente quando l'ho vista è proprio che eh, mm, quello che mi è arrivato è che non, diciamo, la nuova interferenza, due, le nuove interferenze sono una eterica e una mentale, non hanno dovuto fare tanta fatica per, diciamo, limitarla nuovamente, perché è bastato mettere, eh, enfatizzare il suo mentale, ok, per tenerla bloccata. È come se quel bancone fosse il filtro mentale per tutto quello che lei mette in atto. Diciamo che il suo controllo per le cose esterne fa sì che lei non abbia paura. Entità eterica. È un coccodrillo che è collegato a Zeus. In che occasione è ritornato? Allora, vedo. Allora, c'è un episodio dove adesso non so, tipo qualche restrizione, stava per iniziare qualche restrizione e lei ehm, come se avesse perso, diciamo, la sua centratura, ok, di colpo, si sono abbassate le vibrazioni perché è come se si fosse trovata davanti improvvisamente a un'azione che lei non poteva più fare. Come se non si fosse resa conto, diciamo, Allora, lei stava vivendo la sua vita, ok? Ci sono state queste nuove restrizioni. Nella sua mente, lei le avrebbe potute superare tranquillamente. Invece poi quando si sono presentate è come se l'avessero spiazzata, ok? Quindi le sue vibrazioni si sono abbassate improvvisamente e l'interferenza è riuscita nuovamente a interferirla. E la mentale? La mentale di conseguenza. È come se Livello?
E nome? Livello 3, filo di contenimento. E come se dicevi? Sì, è come se avessero aspettato fuori, tra virgolette, insieme il momento per entrare in azione, come se avessero progettato la loro collaborazione per tenere Mia sotto controllo. Vibrazione. 23 miliardi. Consapevolezza. 143. PS. 46. Vite. 1341. Cervello. 9.3. Se c'è, nome del nuovo progetto. Recinto. Perché? Allora, è proprio l'immagine che mi fanno vedere. Allora, è come se l'entità mentale ha messo una specie, come se avesse messo, sì, è una specie di impianto mentale, ok? Che è come se fosse, mi fa vedere come se fosse proprio un filo di corrente, ok? Collegato ai neuroni di Mia, ok? Mm. Che sembra proprio un recinto come se dovessero domare un cavallo, uno stallone, no? Nero, ok? E gli fanno questo recinto che poi è a forma esagonale, me lo fa vedere, dove se tocca i bordi o si avvicina ai bordi prende la scossa. E il suo progetto è proprio il recinto così, cioè se lei s'azzarda a fare qualcosa fuori dal recinto, è come se gli dessero uno scossone. A lei sembra così, cioè diciamo che sono riusciti a fare sì che lei non si muovesse in questa maniera. Ok, Che- su che fronte è il recinto, il blocco? allora, lo vedo. Allora, diciamo che concretamente agiscono diciamo, sul lavoro, sul suo desiderio di dipingere, diciamo, sulla gestione della figlia, ok? Ma lo scopo è proprio quello, diciamo, il grande scopo è quello di non farla entrare nella sua sfera creativa, perché così riuscirebbe nuovamente a vibrare molto alto e a essere centrata. Diciamo che il recinto lo creano anche eh, facendole pensare spesso delle parole che vibrano basso, tipo facendole venire paura, con pensieri tipo um, quel lavoro lì è rischioso, aprire la partita IVA è rischioso, ok? Tutti questi pensieri qua, oppure per tua figlia se non fa così è rischioso, se fa così è rischioso, ecco, tutte queste cose qua. Ok, chi ha scelto che tutto questo tornasse? Perché? Mia. Perché? È come se l'immagine che mi fa vedere è come se la PS avesse sperimentato con Mia questa enorme apertura, questa enorme vibrazione altissima, ok? E ha visto che è come se, è come se la PS ha visto che
è come se Mia non era ancora pronta a gestirla, era troppo. Non aveva imparato la lezione, tra virgolette, mi viene da dire, nel senso che era troppa libertà, ecco, mi viene troppa libertà tutta insieme, non era in grado di gestirla. Era come se si fosse trovata, ehm, allora, prima era su una strada ben definita con dei muri proprio, ok? Mhm. E poi si è trovata in un deserto, quindi In un deserto. deserto, no? Quindi che per arrivare da un'altra parte Mm. devi andare, o sai dove andare o ok? E invece adesso è come se lei si fosse fatta delle strade con dei muretti bassi, che vede il deserto ma ha un sentiero. Quindi vorrebbe andare oltre il muretto, ma non sa la direzione e quindi è troppo. Ecco. Chiamiamo nel cinema la figlia. Mano a mano dimmi se arrivano e come. Allora, la figlia è molto, la vedo molto, come posso dire, ammira molto la mamma, ok? E per questo cerca di, eh, in qualche modo di essere, di accontentare sempre le sue aspettative, come se non volesse farla preoccupare, non volesse darle pensieri. Sente molto questa sua eh, ansia del momento, questa sua preoccupazione Mm. e quindi cerca di muoversi cercando di intuire cosa fa star bene la mamma. Marito. Mm, sì, allora il marito prende un po' Mia, un po' come se non fosse seria, come se la facesse troppo grossa, no? Come se esasperasse quello che in realtà sente, quasi come se volesse attirare l'attenzione, non riesce a comprenderla fino in fondo e quindi, diciamo, in maniera molto naif, in maniera molto amorevole, cerca di, mm, come posso dire, essere accondiscendente, ma perché la prende un po' con superficialità, ecco, non riesce a Nel cinema non comprenderla. si entra in questo modo, si entra con consapevolezza e voglia di entrare e imparare, non per far felice la moglie o chi passa in quel momento. Allora, dice, beh, sono un po' curioso di vedere che cosa fa, che fa sempre delle cose strane. Ok, sorella e figlio di lei. Sorella molto molto entusiasta di essere qua, con la speranza di trovare la spinta per fare anche lei una sessione, dice, per fare il passo. Il figlio della sorella si è messo vicino alla cugina, o come se fossero in un film, ecco, con l'entusiasmo di andare al cinema. Curiosità. Il figlio di lei. Sì. Va bene, portale aureo. Chiamiamo la sorella della mamma di Mia, quindi la zia di Mia. Apriamo il portale aureo, chiamiamo nuovamente, visto che sono passato un po' di mesi, tutti i parenti di Mia, tutti quelli che vogliono venire e la zia. Le parenti sono 59.
691 gli altri. E la zia c'è. Cosa dice, cosa fa, come si presenta? Allora, si presenta in un tailleur con una gonna e la giacca appoggiata sulle spalle, pettinata bene, tutta truccata, non so, penso sia più giovane rispetto all'età della sua morte. Potrebbe avere una cinquantina d'anni lì. E dice a Mia, sono dovuta andare via perché ormai non avevo più niente da fare. Però glielo dice quasi come se avesse dovuto cambiare ufficio. Boh, no? Ok, diamole una Vic. E dopo la Vic se la prende, chiediamole un messaggio un pochino più personale, un po' meno generico. Sì? Sì, allora, è come se volesse dare una sfera di luce, energia a Mia da dare a sua mamma. Questa è per la mamma. Come se fosse la sfera dell'energia della loro sorellanza, viene da dire, del Sì. loro legame. Lei mi sta scrivendo che era molto legata alla figlia, alla madre, cioè alla sorella. Va bene, chiamiamola la sorella. È una vivente, è gravemente malata di Alzheimer, ancora con la zia lì, e quindi non si sa se capisce, se sente, sembra capire, non sembra, non si sa. Chiediamole in eterico di interagire con sua sorella. Allora, la saluta come se fosse ancora lì e mi dice che lei la vede sempre, si incontrano sempre e che oggi... La viva? Sì. Glielo dice? A me lo dice che oggi dovevano andare in quel bosco e mi fa vedere un bosco. Andiamo anche noi. Però, è un po' diverso. Allora, è un bosco, ma invece che il verde sotto, diciamo, c'è tutto un blu. Cosa fanno? Passeggiano? Cioè la parte bassa degli alberi è blu? Sì, diciamo il terreno è blu. Cosa fanno? Oltrepassano la linea degli alberi e guardano l'orizzonte oltre agli alberi. Cioè, volano. No, Volano oltre gli alberi. camminano in mezzo agli alberi, vanno oltre. E oltre guardano l'orizzonte e in fondo c'è una riga, potrebbe sembrare tipo come se fosse una galassia messa in orizzontale, no? Quindi vedi come se fosse piatta e vedi tutti i puntini come se fossero le stelle, ok? E iniziano a dare il nome a tutte le stelle. Uno dice quella è quella, quella è quell'altra. Basta? Va bene, messaggio della zia a sua sorella.
Le dice, vedi che oggi non sono vestita come tutti gli altri giorni? Vedi che oggi non ho più il vestito? E dice, io adesso vado. E domani non ci sarò. Messaggio della zia a Mia. La sta abbracciando forte forte e le dice, secondo lei è pronta. Pronta? Mhm. E allora la lasciamo andare. E se vuoi la seguiamo un attimo e vediamo dove va. Mhm. Ehm, può descrivere. Quello che vedo è come se ci fossero ehm, varie tonalità e varie densità di vibrazioni, energia, ok? Come se diventasse quasi un fluido, una via di mezzo tra un fluido e una gelatina, ok? Mm. Ehm, mm. E lei mi fa vedere che è come se tu puoi scegliere diciamo, il prossimo passo da fare, ok? E puoi passare da una zona a un'altra del portale aureo, di quella vibrazione lì, ok? Per Mhm. sentire qual è la densità e il colore che ti aggrada in quel Mhm. momento e sarà il percorso che tu farai dopo. Quindi o ti rincarni, oppure attendi, oppure sei pronto a tornare alla sorgente. Insomma. E la zia quale sarà il suo percorso? E la zia si ferma qua. Allora, diciamo qui è come se fosse l'entrata, poi siamo andati un po' di qui e adesso è qua. E qua c'è ehm, questa vibrazione che è azzurro vivo e ha una densità, potrei dire media, fluttua molto ed è la vibrazione della reincarnazione. Può stare lì quanto vuole, nel senso, ehm, diciamo, può stare lì a valutare quale esperienze fare nella prossima vita. Ecco, diciamo, a scegliere, no? Ehm, mm, Ha già modo deciso di reincarnarsi, sicura? Sì, sì, Che sente che ha consapevolezza ha? ancora da, Mm. ehm, sì, sente che ha ancora che ci sono ancora molte cose che deve consapevolizzare, molte esperienze e informazioni che non ha ancora assimilato. Non vibra abbastanza alto per tornare. Va bene, la salutiamo, chiudiamo questo portale. Mhm. Il quadro più o meno è già abbastanza chiaro, no? Mia Mm, vuole imparare, quindi si è messa un rettiliano mm, e un'entità mentale eh, mm. filo di contenimento. Sì, Causa esoterica in realtà questo è anche un vecchio punto, dei lavori passati, del mobbing. Beh, iniziamo con questo. sì, allora, appunto, c'era l'interferenza del suo vecchio lavoro che abbiamo visto, cioè, che erano dei falconiformi, ehm, che in realtà quella parte lì adesso non è più la stessa. Allora, prima era proprio
come l'esperienza di arrivare a scegliere di prendersi in mano la sua vita, no? Il suo benessere. Quindi è come se la PS le avesse fatto provare proprio fino in fondo, sempre di più, che non doveva incaponirsi in quel posto perché era un lavoro, diciamo, sicuro, tra virgolette, no? E quindi l'esperienza era arrivare a mettere davanti il suo benessere rispetto al lavoro, ok? Quindi l'ha portata proprio a doversi licenziare per la disperazione perché prima c'è lei e poi il suo lavoro e il denaro, ok? Mhm. Adesso la lezione, diciamo, è un po' diversa, nel senso che è come la lezione in generale che vedo in questo momento è come se lei ehm, si fosse messa davanti due scelte, quindi o stai nei limiti, però poi e quindi diciamo in una comfort zone imposta, tra virgolette, no? Quindi eh, con la paura di uscire dagli schemi oppure di andare, mm, diciamo, contro quello che la società, diciamo, tra virgolette, ti dice di fare, ok? Mhm. Quindi rimani lì, però ti senti limitata e non libera, oppure fai sperimenti eh, in libertà, ma ti prendi la responsabilità delle tue azioni. Ecco. Mm. Quindi è come se lei si fosse imposta di nuovo questi limiti per spronarsi ad andare verso la libertà e quindi Mm. buttarsi. Causa del commettere continuamente errori, sia nel vecchio, che l'hanno portata a essere oggetto di mobbing, Mhm. sia nel nuovo, in cui sapeva di non essere pronta e preparata, ed in effetti è stato così, ma ha comunque accettato questo nuovo lavoro, al di là del vecchio, come dire, traballante. Sì, allora qua mm, no, io vedo che lei comunque ce l'avrebbe fatta, nel senso le capacità per impararlo ci sono, le vedo, sono Nuovo. chiare. Sì, quello nuovo, ok, ma diciamo questa sua comunque eh, insicurezza e quindi vibrare basso ha fatto sì che eh, l- di nuovo le interferenze la limitassero facendola sbagliare oppure facendole, come posso dire, come se avessero modificato l'esperienza, no? Mm. Quindi sia a lei, facendole credere che ha sbagliato, sia alla persona per cui lavorava, ehm, mh, facendo credere a quella persona che non era adatto a lei il lavoro, ok? Mhm. Mhm. Questo ha fatto sì che lei perdesse il lavoro. In realtà, se lei non si fosse boicottata, tra virgolette, da sola con le sue interferenze, quindi con la sua insicurezza e la sua paura di lanciarsi, ok, il lavoro sarebbe andato benissimo. Questo perché sempre per lo stesso scopo, però io vedo che la PS le vuole far vedere che non deve scendere a compromessi, quindi non deve cercare di fare lavori che non la appassionano semplicemente per rimanere nella comfort zone di un'entrata fissa, tra virgolette, ok? Quindi l'arte. Sì, io continuo a vedere L'arte è la sua l'arte. strada, ma perché l'arte però non ha portato ad effetti? Perché perché ha di nuovo queste interferenze, queste due interferenze che fanno sì che con diciamo, le preoccupazioni, le paure, i limiti, l'utilizzo del controllo mentale, ok, fanno sì che la sua
che le sue vibrazioni creative e artistiche siano inibite e quindi non le viene neanche lo stimolo. Devono tenerla lì. L'arte è fuori dal recinto, ok? Ok. 1341 vite, ce n'è una collegata all'arte, almeno? Allora, sì, mm, mi fa vedere lei che era una donna anche là ed è come se creasse delle cose artistiche con l'acqua, creando dei canali con l'acqua. Non erano- Creava addirittura dei campi energetici. Mm. Mm. Allora, creava dei canali con l'acqua, piccoli, tipo piccoli canali, ok, dove passava l'acqua, Mhm. creando delle forme energetiche che creavano dei campi energetici molto potenti. Ehm, Che anno era? E che civiltà? 769 Avanti o dopo Cristo? dopo, mi viene Irlanda. Mm, sì, Irlanda, Irlanda del Nord. Mm, la vedo in questi, sì, cioè in questa vallata vicino. Mm. Allora, c'è un bosco, però poi c'è una vallata dove passa un fiume Mhm. e c'è un villaggio lì e lei, allora, da una costa del fiume c'era il villaggio e dall'altra c'erano questi prati, questo pianoro e sotto c'era l'acqua, c'era il fiume, ma sotto il terreno a poca distanza c'era l'acqua. Lei riusciva a creare questi canali e creava proprio dei campi energetici favorevoli, in base all'esigenza anche del- dei cittadini di quel villaggio, del suo villaggio. Aiutava l'agricoltura, eh, ehm, se doveva piovere aiutava a piovere, se c'era una malattia, diciamo, che si diffondeva, riusciva con questi canali a far guarire le persone. Mm. Mm. Ok, perché riduce la creatività, le preoccupazioni, le tensioni relative ai soliti discorsi di oggi della figlia? Cosa succede a livello energetico? Allora, quello lo Si vedevo trova molto. una... dimmi. Questo l'ho visto prima mentre parlavano, anche con lei con tutte le persone. È come se ehm, si sent... neanche in dovere, come se venisse trascinata dal benessere degli altri, secondo il suo punto di vista. Ok? Quindi se secondo lei la figlia o la mamma in questo momento non stanno bene, poi magari non è reale per loro, ma per lei sì, ok? Lei è come se fosse trascinata a dover farle stare bene e felici. Questo anche per il marito, per chiunque. Cioè, pensa non a se stessa. Esatto, sì, però a livello, è come, cioè in eterico è come se io vedessi un'apertura orizzontale qua, ok? Dove tutta la sua energia viene traslata sull'altra persona. Mm. Nel caso della figlia, perché? Non nel caso del marito, per esempio. Sì, sì, ma anche Beh, con il marito, eh.
Solo che in questo momento diciamo che quelle che lei pensa che stanno peggio sono la figlia e la mamma. E la sorella? Anche la sorella in questo momento non è quella che sta peggio, quindi in questo momento diciamo la sua energia è più per la figlia e la mamma. Poi se dovesse succedere qualcosa al marito o alla sorella sarebbe uguale, però in questo momento sono loro Causa due. esoterica del non star bene in mezzo alla gente, del non saper comunicare, del essere portata verso l'esasperazione e quindi l'alzare la voce, ma questo non va bene. Sì, allora lo vedevo prima proprio, mi è arrivato chiaro, è la sua percezione, è il suo credere di non essere all'altezza rispetto agli altri, ok? Ma in realtà è proprio l'opposto. Mentre lei parlava prima, mi è arrivata la scena. Allora, la scena reale è lei che vibra, se diciamo la dimensione della persona è formata dal- dal- dall'altezza delle vibrazioni, ok? Mhm, Lei molto alta e gli altri più o meno medi intorno, ok? Mentre parlano. mhm, Quindi sono loro che sentono la sua vibrazione, la sua consapevolezza, mi viene più da dire, ok? Rispetto a loro. mhm, Ma quello che lei percepisce, quello che fa sì che le sue interferenze le fanno percepire, è l'opposto, quindi loro molto alti e lei media, addirittura bassa, ok? Quindi quando lei dice sono io che non sono adeguata, È il quindi contrario. è il contrario. Una differenza di potenziale dove Sì, lei è quella in una posizione maggioritaria. sì, e quindi ehm, non è che è lei che non è all'altezza, è proprio che non parlano lo stesso linguaggio. Va bene, piccola parentesi sulla madre. La madre è viva, ma è come se non lo fosse. Ha l'Alzheimer, quindi può lasciare un messaggio alla figlia fuori da questa malattia estremamente invalidante. Allora, a un certo punto dice la mamma, la figlia le dice che a un certo punto eh, aveva un po' perso il senso della vita, ok? Ma non sapeva come fare per andarsene e diciamo ha trovato questa via alternativa, che è quella di vivere parallelamente in un'altra realtà. Spiega così. E quindi sono in un'altra realtà con lo spirito, viene da dire, le viene da dire, non con il Vuo- corpo. Vuole ricordare un momento dell'infanzia di Mia, della vita di Mia. Mhm. Le piaceva quando la pettinava perché mi piaceva essere pettinata e le raccontava le sue cose, le sue storie. Si ricorda che a volte Mia le raccontava delle storie che lei faceva finta di credere che erano vere, ma sapeva che Mia le stava inventando per lei. Mm. Si sono incontrati in altre vite. Sono state sorelle, mi fanno vedere questa vita. Erano sorelle vicine, non gemelle, ma tipo un anno di differenza. Allora, vedo che vanno di corsa un giorno incontro a questi due uomini che erano due militari che erano appena tornati probabilmente da una battaglia, qualche guerra, era finita una qualche guerra
e loro le andavano incontro, erano felicissime. Mm. È la sorella che è gemella. Ah, La ecco. sorella di Mia è gemella. Ah, Ok, c'è un modo molto più semplice, pratico, un qualcosa che vuole dire alla figlia per vivere meglio questa situazione difficile di adesso. Non so, quando ho sete non riesco a dirtelo. Che ne so, una cosa così. ok. Vorrei uscire di più, anche se sembra che non mi piaccia, mi piace. Non lo so, una cosa così. Mhm. E dice, mi piace molto quando ti prendi cura del mio corpo, lo sento proprio, ti sento. Tipo, non so, magari gli mette una crema, mi fa vedere, tipo, o che gli massaggia le gambe, non lo so, mi fa vedere una cosa del genere. Lei è molto contenta quando Mia le accarezza e si prende cura del corpo, proprio della pelle, no? Che la sente il suo tatto, le sue coccole. Mm. Ecco, questa cosa qua mi piace molto. Dice. E, perché ricorda un po' quando lei si prendeva cura della figlia anni fa. Sì, è proprio il contatto, sì, lo sente. Sente proprio il contatto fisico e l'energia. Mm, mhm. Va bene. Allora, avevamo inventato una VIC, giusto, speciale qualche tempo fa. Vic Ti ric- Veritas, Veritas. No, quella per... ehm, no, aspetta. Quella per i viventi, come in questo Ah, caso, che sì. non hanno Ah, più... sì. Ma forse non l'ho fatto con te, vero? No, sì, Ma c'era te quel lo ragazzo racconto. autistico, no? Sì, esatto, Avevamo come si fatto un con... chiamava? eh, Che non mi ricordo più. sì, sì, era con me. Avicaurea. Ah, Avicaurea. ecco. Mhm. Per andare nel portale aureo quando, tutti ci dobbiamo andare, no? Quando sarà? Ah, sì, 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 Un sì. anno, 10 anni, 50 anni, 100 anni. Possibile, però. Mamma anziana, 70-80 anni, anche di più forse. Adesso è inutile andare a vedere la prospettiva di vita, no? Non No, è no, mai... certo, però ce Vic l'abbiamo. Aurea. Mhm. La vuole? Sì. Mhm. Dove c'è, diciamo, molta più informazione che il resto, cioè la parte preponderante Sì. dell'informazione, ed è quella di cos'è il portale aureo, quando si finisce il percorso di vita, ok, c'è un po' un tempo, e dopodiché Mm. il portale aureo è lì. È possibile che le sue interferenze lo nascondano, le dicano che no, quella è la parte dell'inferno e cose del genere, ma con la Vica Aurea lei Mm. ha queste informazioni. Non c'è niente di più forte e potente delle informazioni vere, Infatti. pulite, disinteressate. La verità è tutto. Mm, 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 mm. Assolutamente. Che La dice, prende? se l'ha presa Ah, e le dice, io voglio seguire la zia. benissimo. Io sono contento così. E sono contento anche se Mia finalmente se ne ritorna al cluster a Mhm. vedere che cosa è tornato, penso poco. E se per questa volta finalmente, sì, sì, vai, vai, Mia, e finalmente vuole chiudere il cerchio, Mhm. buttandosi per esempio in quello che le piace più fare, l'arte, l'arte. Mm, L'arte però vuol mm, dire sacrificio, vuol dire mostre, mhm, mm, vuol mm, dire mm, PR, vuol dire mm, fare anche tutte le cose che non hanno a che fare con l'arte. Per vendere bisogna fare questo. mm, Viaggiare, prendere aerei, mhm. investire. Si potrebbe riprendere anche un po' la parte artistica anche con elementi della natura, mi viene da dire, per riprendere quell'energia fortissima di quella vita là.
C'è la pittura, ma anche insieme alla natura, non so. Quindi come fa la Abramovic con pezzi di corpi, Anche con no? sangue. Eh, Evviva l'Abramovic. per ora ancora sì, però la vedo, è tipo... Come? è metà, boh, mi sembra tipo ibrida, Mm. viene da dirti. Va bene, siccome ci ha dato tanto fastidio, noi abbiamo Mm, la facoltà di inserirla dentro una piramide, che gli piace tanto questa è la piramide, no? Bene, una piramide 3D fatta di ad eternum. Le pareti sono fatte di ad eternum. Lei, se vuole uscire da lì, deve avere a che fare con l'ad eternum e risuonare in modo tale che di magnà gente la smetta. mm, Anche se la sua amica Lady Cacca la mettiamo lì dentro, mm. in una della piramidina diversa. Mm. Mm? Mhm. Fatto? Sì. Che fanno? Le due stupide? Allora, la Abramovic è tutta, si dimena tutta perché appena si muove un po' di più ha contatto con gli ad eternum e quindi cerca, non riesce a stare ferma, ma non può neanche muoversi perché sennò va a contatto con gli ad eternum. E se va a contatto è quasi come se un vampiro va a contatto con la luce, ecco. Mm. E l'amichetta lì, dentro la sua piramide, seduta a terra, direi anche un po' impaurita, come se sentisse le vibrazioni altissime. Hanno magnato tutte e due? Mm, Mm? sì, 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 Gente viva o morta? tutte e due. Bene. Stavo dicendo. Ah, qual è la causa esoterica della perdita di capelli di Mia? Allora, l'eterico è quasi come se qualcuno glieli strappasse, ma è più, è come se lei si sentisse strappare i capelli a qualcuno. Ehm, quasi come se la tenessero per i capelli e invece lei spinge in avanti. Ehm, sì, io direi le sue due interferenze insieme al suo rimanere un po' Bloccata. bloccata. E in passato? Sì, in passato ancora di più questa cosa. Sì, in passato era anche scappare, è come se lei volesse scappare. C'è stato un momento dove adesso non lo so, in eterico è come se le strappassero proprio delle ciocche, ok? E lì era come se lei cercava di scappare proprio da una situazione molto pesante. Quindi quando nel cercare di scappare vedo proprio delle ciocche. Va bene, cluster. Sì, nel cluster è tutto bianco e poi c'è questa cartellina, come quelle che vedevamo all'inizio, ok? Mhm. Con su un foglio che sono contratto con scritte, ok? Appesa al muro, a un chiodo al muro. Mm, c'è solo quella. La tiene? La No, no, cartellina? no, no, no. Bene, via tutto. Quando l'ha messo nel portale Mhm. definitivo, vediamo come creare l'ad eternum. Dovrebbe già saperlo fare. Sì, infatti fa così e viene subito fuori questa sfera che spinge
vibrazioni ovunque. Fatto. Mhm. Avatar. Sì, c'è questo spicchietto qua e una riga qua. Questo è il rettile e questa qua è l'entità mentale. Lo tiene. No, no, no. Ma agisce da sola o glielo devo dire io di toglierlo? No, no, sto facendo lei, aveva già aperto il portale Sì. definitivo. Ad eternum anche in questo caso. Mhm. Fatto. Sì. Mhm. Vede Ci proprio sono, ok, ci sono ancora l'entità eterica, il rettile, e l'entità mentale 3. No, Ci sono ancora gli impianti? C'erano impianti? sì, c'era quell'impianto che era sembrava quel filo elettrico recinto. Seguiva tutta una fila di neuroni. Adesso non c'è più. Nuova vibrazione. 385. Ah, però. Quasi a 400. Ammazzate. Ok che era 23, ma è tanto tanto. 385. Sì, l'immagine è come se lei si fosse fusa con uno dei suoi quadri e diventa luce. Consapevolezza. 189. PS. In questo momento è 71. Vite. 829. 829. Cervello. In questo momento è 10.8. Ok, se dovessero presentarsi delle difficoltà in ambito artistico personale, qual è il suo comportamento? Quale sarà il suo comportamento? Allora, deve subito accorgersi che sono tentativi di interferenza, ok? Mhm. E la cosa che mi viene, che lei dovrebbe fare è dire, ok, adesso in questo momento non posso, ma mi tengo quella mezz'ora, quell'ora più tardi assolutamente per me. C'è storia, ok? Si deve proprio... È come se al posto degli altri ci fosse la Mhm. pittura. Deve diventare per qualche mese, 2 o 3 mesi, proprio l'abitudine che prima nella giornata deve piazzare la parte artistica, creativa, la pittura, ok? E Mhm. poi intorno a quello mettere tutto il resto. Messaggio finale. Vibra nei colori e fai vibrare tutto intorno a te con i colori. Le onde e le curve dei pennelli devono disegnare la tua realtà. È come io la vedo che cioè come se la sua PS muovesse il suo braccio, ok, il braccio di Mia, e dipingesse coi colori, ok, la serenità di sua figlia. Vedo sua figlia dipinta serena. Quindi La proprio serenità. Ok. sì,
quindi grazie all'arte e alla sua creatività tutto vibrerà molto alto. Ne godono tutti. Sì, c'è quel passaggio lì. Mm. Come la vedi? Sempre con la cartellina? No, 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 no. Quindi come la vedi? Allora, vedo lei appunto con questa parete davanti che è piena di colori, con queste curve dipinte e che sta dipingendo la sua realtà. E quindi è come se, ecco, in eterico vedo, che ne so, adesso mi è apparso suo marito che ha una preoccupazione e la dice a Mia, ok? E lei passa i suoi colori e il suo pennello e il marito si rilassa. Cioè, proprio così. È proprio questa è la sua magia, è la sua, sì, è la sua magia. Mm. E riverifichiamo la vibrazione. Mm. 369. Dentro lì è così. E questo, lei non si deve far spaventare da questa vibrazione alta. C'era questo aspetto nei mesi scorsi, ecco. Lei può, quando è nei dipinti, può vibrare altissimo, non c'è problema. Tanto poi quando torna a fare le cose, diciamo, della vita normale, si abbassano, per farle si abbassano le vibrazioni, quindi non si deve spaventare di questa alta vibrazione che ogni tanto arriva, la deve Mm. accogliere. È ancora dominata da questo altruismo? Pensare ai figli, alla figlia, agli altri prima che a se stessa. No, in questo momento no. Non si deve far ingannare dal pensiero, nel senso che è normale che uno pensa ai cari, no? Ed è contento quando i cari stanno bene, ma non si deve far agganciare da questi pensieri, perché se lei si fa agganciare da questi pensieri, le interferenze sono lì pronte a interferirla di nuovo e a limitarla nuovamente, prendendo spunto da questi pensieri. Va bene. Tutto è bene quel che finisce bene? Mm? Sì. La vedi bene? Sì, sì, la vedo bene, la vedo proprio pronta qua con tutti i suoi colori e pennelli. Gli è marito, sorella, che fanno? Il marito è come se si fosse alleggerito. In eterico finalmente ha compreso una parte del mondo di Mia. La sorella? E la sorella vede chiaramente che quella è la via. Cioè, vorrebbe proprio fare una sessione, quella è la via e niente, farà in modo di andare verso quella direzione. Molto felice per Mia. Sente l'energia, è come se lei la sente proprio, la capisce proprio e la sente proprio, la vibrazione della sua arte, della sua creatività. È come se gli ritornasse molecole di vibrazione. Mm. Cioè in eterico io vedo come se dall'arte di Mia verso la sorella tornano delle scintilline che la fanno vibrare più alta. Mm. Ed è questo che fa lei con la sua arte intorno. Mm. E la figlia? La figlia è corsa incontro a Mia e si è fatta abbracciare forte. Mm, mm, mm. Va bene.